Daniele Peli, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Daniele, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO del luglio 2018, sono passati tanti anni. Comincio la nostra conversazione leggendo quello che scrissi agli investitori del fondo nella lettera del terzo trimestre del 2018 per introdurre l'investimento appena fatto in IPO. Molto In- bene. Intred fornisce servizi di comunicazione a banda larga attraverso una propria rete di fibra ottica di 1700 km focalizzata nell'area della Lombardia orientale. La società è arrivata sul mercato a metà luglio del 2018 a 2,3 euro per azione e ha chiuso il trimestre a 3,1 euro. L'attuale valore di mercato è di 49 milioni e il flottante è del 21%. Nel 2017 la società ha registrato ricavi per quasi 15 milioni e un EBIT di 3,5 milioni, con un margine di EBIT del 24%. Nel primo semestre di quest'anno i ricavi sono cresciuti del 20% a 8,3 milioni, con un EBIT di 2,1 milioni e un'ulteriore espansione del margine al 25%. La società ha raccolto 11 milioni dall'IPO che vengono utilizzati per l'estensione della rete e l'upselling di nuovi servizi ai clienti esistenti. Ecco. Daniele, cominciamo con una breve descrizione della tua storia e della società per arrivare poi al momento dell'IPO. Molto bene. Sono passati alcuni anni e devo dire che i dati che hai raccontato prima sono molto cambiati e devo dire sono cambiati fortunatamente in meglio e questo mi fa molto molto piacere. Io ho fondato questa società nel 1996, nel gennaio del 1996, e quindi siamo ormai alla soglia di 29 anni di attività. Prima di fare di avviare questa iniziativa, ho lavorato 12 anni per una multinazionale che mi ha permesso di imparare molto. Prima un'attività commerciale, poi la pianificazione, perché mi sono trovato a sviluppare il mercato estero internazionale per questa società, soprattutto nell'area, quella che veniva chiamata all'epoca Benelux, poi Germania, Qual è la Francia e società? quant'altro. La società si chiama Sol SPA, che è una società quotata su Borsa Italiana, una bellissima azienda Certo. dove io ho avuto modo veramente di imparare tantissimo. E quindi, soprattutto negli ultimi anni, mi ero specializzato nella creazione di nuove branches di nuove filiali, di nuove sedi in giro per dell'Europa, e quindi mi trovavo spesso e volentieri davanti a notai piuttosto che con partner per avviare nuove iniziative, soprattutto nel settore medicale. E poi è nata in me l'idea e la voglia di costruire una società, un'azienda mia, e insieme a due soci abbiamo appunto fondato Intred SRL. All'epoca era appunto una società a responsabilità limitata. Che vuol dire Intred? Intred eravamo in tre, quindi in tre di poi direzioni, dimensioni, ci piaceva In questo nome 3D. sempre, esatto, ci piaceva questo nome. In Italia stava iniziando, faceva i primi passi internet, all'epoca col dial-up, con i modem prima a 30, a 28,8, 33,6, era già una seconda generazione perché era partito all'inizio con 14,4K, quindi una cosa veramente basilare. Devo dire che i risultati sono stati positivi e la crescita è stata abbastanza costante. Poi successivamente io ho liquidato i due soci che non erano pienamente
impegnati in azienda e di fatto l'azienda è stata presa in mano da me e da mia moglie fino sostanzialmente alla quotazione. Quindi La- com'è andato lo sviluppo da fine anni 90? Cosa Sì, avete cominciato a è fare? cambiato molto, in effetti fino al 2000 abbiamo utilizzato il dial-up, quindi Certo, facevamo degli abbonamenti esclusivamente alle aziende del territorio, dell'area della provincia di Brescia, soprattutto, e quindi collegamenti, facevamo anche all'epoca anche siti internet, un'assistenza per entrare in questo mondo che era veramente nuovo. In pratica facevo più il divulgatore, perché sì. tante volte non è che andavi a fare un'attività commerciale ed eri in competizione con qualcuno. Il mercato era totalmente vergine, principalmente dovevi spiegare cos'era internet, cos'era Intred e E tante volte. utilizzavi la rete di qualcun altro? Ma sì, si usava la rete telefonica Appunto. dell'operatore Telecom e avevamo costruito un'area di accesso e avevo gli uffici nella taverna di casa mia, ecco, cioè proprio per contenere al massimo i costi. Quindi avevamo fatto una propria iniziativa molto basilare, con molto molto light per evitare problemi. Poi è arrivata la DSL, abbiamo Sì. fatto ulteriori investimenti per partecipare a questo nuovo scenario e devo dire che l'esperienza fatta in Sole è stata fondamentale perché io avevo sì una grande passione per l'informatica e ovviamente e di conseguenza anche per le telecomunicazioni, però la mia era una formazione, soprattutto quella fatta negli ultimi anni, di natura gestionale, quindi ho sempre fatto i miei business plan, i miei budget annuali proprio per tenere un barra dritta, per avere una visione che fosse di medio-lunga scadenza, in modo da di avere l'idea di dove andare, perché poi per non essere distratti dal day by day, che è sicuramente importante, ma tuttavia può a volte essere fuorviante. Quindi avere gli obiettivi chiari è fondamentale. Poi ovviamente siamo arrivati al 2010, ci siamo resi conto che era importante dare una svolta all'attività, perché fino a quel momento avevamo utilizzato praticamente risorse dell'incumbent, che era all'epoca Telecom Italia, e come del resto facevano un po' tutti gli operatori del settore all'epoca, ma mi rendevo conto che i margini erano sempre più contenuti, facevamo all'epoca un 16-18% di EBITDA, e anche la qualità del servizio, se tutti utilizzavamo la stessa rete, non è che avevamo, sì, potevamo magari fare infiocchettare, dare qualcosina, ma però insomma non si riusciva a fare la differenza. Ci Quindi voleva una rete propria. esatto, è nata l'esigenza di costruire una rete proprietaria proprio per riuscire a dare un servizio migliore e distinguerci. Quindi abbiamo cominciato a fare investimenti importanti, abbiamo attivato le prime centrali in giro per la provincia di Brescia, nei comuni dove avevamo una maggiore densità di utenza. Come vi siete finanziati? Beh, con debito bancario, devo dire che il buon nome costruito negli anni, la presentazione di piani industriali seri è sempre stata molto apprezzata e non abbiamo mai avuto grosse difficoltà a finanziarci. La scommessa direi è stata vinta perché ci siamo molto rapidamente abbiamo ripreso a crescere a doppia cifra attorno al 20% e con dei risultati veramente molto incoraggianti. Abbiamo vinto
2014 un primo bando per cablare con fibra ottica una valle della provincia di Brescia con un finanziamento a fondo perduto di Infratel, e questo è stato un ulteriore boost che ci ha fatto conoscere al mercato, al territorio, e ci ha fatto acquisire una quota di mercato, soprattutto in quell'area, veramente molto importante. E siamo arrivati poi al 2018, quando abbiamo deciso di quotarci, perché vedevamo delle importanti opportunità di crescita, però non volevamo eccedere nel debito sostanzialmente. Certo, la E borsa serve a qui quello, per volevamo raccogliere anche capitale. rafforzare la governance di questa società, perché andando a approcciare clienti sempre più importanti era necessario anche presentarsi con un'azienda che fosse più solida. Io ricordo qualche anno prima avevamo approcciato un importante gruppo della sanità, avevamo fatto un bellissimo progetto tecnico, anche dal punto di vista economico c'eravamo, però di fatto l'azienda ci aveva detto: siete belli, bravi, simpatici, però la nostra azienda così importante, non può affidarsi a un signor Daniele Peli e basta, ha bisogno di affidare una struttura, un servizio così importante e strategico per la nostra azienda, deve affidarlo a una realtà con una governance più robusta, più solida, più proiettata sul futuro. Ecco, questo è stato una delle cose che ti fanno pensare e ti fanno capire che è importante dare solidità all'azienda, un'azienda che possa guardare oltre la persona, perché ovviamente forniamo ai nostri clienti servizi strategici sempre più importanti per le aziende stesse. Anche qui il percorso è stato fortunato, perché ci siamo quotati, mi permetto di correggerti, e la quotazione era a 2,27. L'IPO è stata fatta a 2,27. Quindi La cifra 2,3, che ho detto 2,3, 2,27. sì, certo, 2,3, certo, Sì, sì. 2,3, Ho sì, arrotondato, hai scusami. arrotondato, no, avevo compreso che era 2,0, perché avevamo fatto uno sconto per i dipendenti e la potevano prendere a 2,04. Ecco, Ah, ok, ok. hai ragione, esatto, il tuo dato invece è correttissimo, bravissimo. Comunque è stato un percorso molto positivo. eh, Quanto ci avete messo a quotarli? Ma la decisione l'abbiamo presa nell'estate del 2017, Sì. eh, poi abbiamo fatto tutta una serie di attività, certificazioni di bilancio, abbiamo voluto fare le cose fatte bene, Che abbiamo ha dato anche aggiornati, i vostri processi interni, ovviamente. È stato... esatto, abbiamo Ok, adeguato avevo detto. questo Sì. e siamo arrivati alla quotazione il 18 luglio, esatto, esatto. Questo è un po' stato il percorso pre-quotazione. Quindi, benefici li abbiamo enumerati. Quali sono i costi della quotazione? Quali sono gli svantaggi? Ma sai, come tutte le cose, come tutte le iniziative, hanno sempre vantaggi e svantaggi, no? Cioè, sicuramente i vantaggi sono quelli che ho già detto. Aggiungerei anche una maggiore capacità nell'attrarre talenti. Devo Certo, dire che ed è un altro ingrediente molto molto importante per avere società aziende che raggiungono obiettivi importanti, perché sai, l'imprenditore può dare sicuramente una traccia, dare un indirizzo, però poi serve la squadra per raggiungere gli obiettivi, e soprattutto obiettivi a medio-lungo termine. Quindi il fatto di raccogliere quindi denaro fresco per fare investimenti, avere una maggiore reputazione, una migliore governance che permette di approcciare clienti più importanti, il miglioramento del brand sul mercato, e il fatto di attrarre talenti. Io credo che questo poi
sia stato il mix che abbia poi consentito all'azienda di fare la crescita che abbiamo registrato negli anni successivi. Allora, quali sono gli svantaggi? Ci sono sicuramente dei costi, ci sono anche degli adempimenti che possono a volte sembrare un pochettino fastidiosi, bisogna comunicare tutto con dovizia, ovviamente ci sono tutta una serie di controlli, però alla fine io non lo vedo totalmente negativo questo, perché ci obbliga, si impara a essere più precisi, puntuali e Sono dei costi, ma rispettosi. non degli svantaggi. No, no, Sono io dei vedo. costi necessari anche che alla fine ti fanno risparmiare anche altri costi che se non fossi quotato avresti, anche costi del marketing. Assolutamente. E danno comunque solidità all'azienda, perché sai, io credo che un cliente debba guardare sicuramente al prezzo, deve guardare sicuramente al servizio, ma poiché parliamo di servizi che hanno una durata nel tempo importante, deve guardare a un'azienda che sia solida, che gli garantisca negli anni il servizio che lui si aspetta. Ecco, e mettere in sicurezza le procedure, avere un organo di vigilanza, una società di revisione seria, questo lo tutela a mio avviso, quindi io non lo Assolutamente. vedo negativo. E poi devo dire che comunque, ecco, mi ricordo un particolare, una cosa che mi avevano detto prima di quotarmi, avevo partecipato a un convegno e c'era delle slide che mostravano evidentemente che società dello stesso settore, quotate e non quotate, le società quotate crescevano molto di più rispetto alle non quotate. E devo dire che adesso ho capito perché. Perché indubbiamente se quando uno è quotato, pur avendo comunque la holding di famiglia, una quota importante che è di maggioranza del 60, oltre il 60%, però gli azionisti ti spingono, ti incentivano, ti stimolano costantemente a crescere, a migliorare, a non accontentarti dei risultati e io credo invece che se uno fosse un imprenditore senza questa tipologia di soci, probabilmente magari si rilasserebbe un pochettino. Questo è un concetto importante. Avere il rapporto con il mercato è uno stimolo. È molto stimolante e si sente, non, non è un peso, io lo vedo come un forte stimolo perché indubbiamente interlocutori fondi, ma anche a sapere di avere dei piccoli azionisti, che so, gente che ha messo i propri risparmi credendo nell'azienda, ti stimolano ancora di più a far bene, a raggiungere i risultati per ricambiare la fiducia che ci è stata concessa. Ecco, per me questo è un valore molto importante ed è uno stimolo che io trasmetto a tutta l'azienda e devo dire che questo è stato recepito e c'è molta attenzione verso la crescita. Uno stimolo che è stato ampiamente premiato dalla performance del titolo, dalla quotazione, abbiamo detto a 2,3, a 2,27 per essere precisi, Esatto, fino ad arrivare nel 2021 a 20 euro, 120 euro, sì, sì. a circa 20 euro. Tra l'altro attraversando senza nessun sobbalzo anche il periodo del Covid. Ma Molte anzi, devo aziende, dire, il molte periodo. aziende, è una cosa di cui parlavo ai tempi, no? Molte aziende, ovviamente i prezzi sono crollati perché c'era panico, eccetera. Certo, certo. In trade, in un mercato che funziona, gli investitori facevano due calcoli e dicevano Covid o non Covid, la gente continua anzi, deve usare ancora di più internet, Assolutamente. no? Per cui anche nel 20, mentre molti titoli hanno fatto una performance molto negativa, specialmente nella prima parte, poi alcuni hanno recuperato, altri meno, nel 20
nel 2020 l'Intrade ha continuato a marciare come un treno. Sì, sì, è vero. In effetti nel periodo Covid è stato probabilmente il periodo in cui l'azienda è cresciuta di più, perché il bisogno di connettività è esploso. Tutti si sono resi conto che era necessario avere buone connessioni, non solo nelle aziende, ma anche nelle case, perché eravamo costretti a fare video call, a lavorare da remoto, e quindi effettivamente è stato un periodo veramente molto molto intenso, dove tutta la struttura è stata messa a dura prova, ma devo dire che ha superato in modo brillante anche questo momento, e attivando mensilmente migliaia e migliaia di utenti, e con una crescita veramente molto molto forte. Avevamo detto i ricavi del 2017 erano attorno a 14-15 milioni e a fine 2020 erano arrivati a 35, oltre 35 milioni. Esatto. E E abbiamo nel, chiuso lo scorso anno con oltre abbiamo 50 milioni. sì, allora 35 milioni nel 2020, 40 nel 21, 45, 50, una progressione, anzi più che lineare, esponenziale, che Beh, continua, che continua quest'anno. beh, è un po' diciamo, noi abbiamo il limite che facciamo fatica a fare delle crescite molto molto forti, perché come abbiamo visto magari in altri settori, dovuti per esempio alla forte aumento delle materie prime, per esempio, no? Noi abbiamo visto aziende che sono passati, che so, da 50 milioni di fatturato a 100 milioni di fatturato in un anno. Ecco, per noi pensare a crescite di questo tipo è praticamente impossibile, salvo fare acquisizioni di un'azienda che fa un fatturato simile, perché noi abbiamo i nostri ricavi derivano per oltre il 90% da canoni ricorrenti, quindi che sostanzialmente sono mattoncino, ogni mattoni su mattoni, che vengono aggiunti ogni mese, tasselli che portano poi dei ricavi, dei canoni mensili che noi fatturiamo ai nostri clienti, e quindi la crescita forte non è possibile, però è continua. Ecco, come hai detto bene tu, noi siamo cresciuti costantemente, e anche quest'anno facciamo un'ulteriore crescita importante, e continua, e ce l'aspettiamo anche nei prossimi anni. Certo, una crescita costante, poi tu dici non è esplosiva, però è una crescita molto forte perché Eh, siamo passati appunto da 15 a 50 in pochi anni, una crescita tra l'altro basata, come tu dici, su ehm, ricavi ricorrenti, che è stata ampiamente apprezzata dal mercato. Giustamente, io nel corso degli anni ho utilizzato spesso un grafico che mostra la sconosciuta in trade contro gli ultra conosciuti FANGs, che sono le Facebook, Google, Amazon, Apple, eccetera, che mostrava che Intrade aveva fatto fino al 21 molto meglio di tutti questi. beh, sì. Dopodiché è iniziata invece una fase dal 21, dal 22 in poi, decadente, che non ha nulla, abbiamo visto, a che fare con la performance della società, perché la, la top line, i ricavi sono continuati a crescere, i margini sono rimasti più o Sono meno quelli migliorati, devo dire, perché noi abbiamo chiuso solidi. lo scorso anno con un EBITDA margin del 44,6%, quindi Esatto, esatto. Ma il titolo da 20 è passato attorno a 10 adesso, in questi gli ultimi 2 o 3 anni.
Come te lo spieghi? Noi siamo, ovviamente questo ci è dispiaciuto molto, soprattutto ritornando al discorso che si faceva prima, sentendo una responsabilità molto importante nei confronti dei nostri azionisti. Non è facile, sicuramente lo sai spiegare meglio tu, però sappiamo tutti dei peer, sappiamo tutti dello spostamento degli investimenti più sulle grandi aziende, più liquide da parte dei grandi investitori, e questo indubbiamente ha portato a una decrescita del titolo molto importante. Ecco, dopo l'ultimo anno si è stabilizzato e in particolare negli ultimi mesi, a partire dalla presentazione del piano industriale, il titolo è ritornato a crescere e adesso siamo un po' sopra gli Sì. 11 euro. La mia spiegazione ha molto a che fare con i riscatti dei peer, perché se non metti quello come fattore principale non riesci a spiegare niente. In realtà ci sono stati fondi molto grandi, peer molto grandi, che erano cresciuti molto bene dall'inizio. I peer sono stati lanciati nel 2017, hanno raccolto miliardi di euro investendo una parte nelle small cap, e poi quando sono iniziati nel 2022, dopo 5 anni dalla partenza dei peer, i riscatti, che sono riscatti che non dovevano necessariamente avvenire, cioè la legge dice che dopo 5 anni un investitore ha diritto all'esenzione del capital gain tax, ma per acquisire questo diritto non è necessario vendere il PIR, no? Certo, Dice tu ce l'hai, se l'hai mantenuto per 5 anni hai diritto all'esenzione, dopodiché se lo mantieni per 6 anni, 7 anni, eccetera, l'esenzione non la perdi. Tant'è vero che quelli che hanno fatto lo switch, magari comprando il BTP valore nel 2022, hanno fatto un errore, perché il mercato azionario ha continuato a fare molto, molto bene, specialmente nelle large cap. Le small cap invece, inclusa Intrade, hanno fatto male perché appunto ci sono stati questi riscatti che hanno generato vendite forzate di titoli che più piccoli erano e più hanno avuto un effetto negativo sul prezzo, perché è chiaro che un fondo grande che ha accumulato una posizione anche piccola per il fondo grande, ma ingombrante per il titolo, magari in una situazione di relativa illiquidità di un titolo più piccolo, è chiaro che è come un elefante che si muove in una cristalleria, appena si muove fa danni. certo, è così, devo dire Ed che il è quello quadro che ha impattato il prezzo di Intrade, come tanti altri titoli piccoli, con la conseguenza che se tu vai a vedere la performance delle large cap dal 2022 ad oggi, è stata il mercato italiano ha fatto molto bene, 40-50% in questo periodo. Le small cap hanno perso in media, poi alcune hanno fatto bene, alcune hanno fatto male, ma in media molte hanno fatto male, hanno perso come in trade, senza nessun'altra spiegazione, perché come abbiamo detto l'azienda ha continuato a far bene. Poi in trade non è mai stata un'azienda, da quando si è quotata, non è mai stata un'azienda dove le aspettative di crescita future sostenevano la valutazione. Ci sono aziende che magari perdono soldi al momento, ma la valutazione si regge sulle aspettative future. In trade non è questo. In trade è stata una società florida e profittevole sin dall'inizio. vero, Per cui vero, l'aumento dei tassi di assolutamente. interesse che in questi casi viene
portato come una giustificazione per la perdita di valore di questi growth stocks, come si dice, non vale per Intrade. Intrade, l'aumento dei tassi di interesse per Intrade era irrilevante per la valutazione. Ma comunque, così è. Cerchiamo di vedere questo come un'opportunità. Certamente comprare in trade a questi livelli con un fatturato molto superiore a quello che in trade aveva quando valeva questo negli anni passati, il prezzo era a questo livello negli anni passati, è sicuramente, almeno a mio parere, un'opportunità. Va bene, Daniele, parliamo di Intrade adesso, dei vari business, perché ovviamente la società è parecchio diversa da quella che hai descritto Assolutamente. tempo. Beh, se dicevi prima, no, che descrivendo la società in fase di IPO, che la società era impegnata, aveva una rete proprietaria di 1400, 1700, poi adesso, 1700 adesso chilometri è? di rete concentrati nell'area della Lombardia orientale. Oggi, a distanza di 6 anni, perché questo è il tempo passato, la società ha una rete di oltre 13.000 chilometri distribuita in modo capillare su tutta la Lombardia. Oltre 10.000 chilometri di fibra ottica installata. Intred oggi parte da qui. Nel 1996, da un'intuizione di Daniele Peli e di altri 2 soci, nasce l'idea di fondare una società di servizi di telecomunicazione per le aziende. Nasce Intred. Il primo punto di svolta avviene nel 2010, quando Intred avvia la costruzione della sua rete in fibra ottica per offrire servizi di connettività sempre più performanti e per poter dare un'assistenza tecnica sempre più tempestiva e di qualità. Intred, buongiorno, come posso aiutarla? Nel 2012 crea la divisione dedicata agli utenti privati. Nel 2018 un ulteriore passo, la quotazione in borsa italiana, che porta l'azienda a progredire nuovamente grazie alla fiducia degli investitori in un modello di business solido e coerente. Nel 2020 incorpora un competitor della provincia di Bergamo, acquisendo quote di mercato e rafforzando il posizionamento in Lombardia. Nel 2021 e nel 2022 altri 2 passi importanti. La vittoria dell'Lotto Lombardia dei 2 bandi scuole di Infratel Italia per un valore di circa 60 milioni di euro per portare la connessione in fibra ottica a tutti gli istituti scolastici. Intred arriva così ad investire nello sviluppo della sua infrastruttura di rete oltre 100 milioni di euro. Negli anni non cresce solo l'infrastruttura. Intred infatti registra una crescita continua anche in termini di fatturato. In termini geografici, anche per effetto del bando scuole, Intred si espande nelle province dove la sua presenza è meno capillare. La rete Intred oggi è già in grado di collegare più di 100.000 utenti e lo fa basandosi sui suoi valori fondanti: innovazione, concretezza, coraggio e lungimiranza. Qualità che Intred ricerca anche nelle proprie risorse umane per assicurare benefici reali ai propri clienti. Lo dico da sempre, i nostri clienti sono la nostra ricchezza e oggi più che mai non vogliamo deluderli. Come è stato possibile questo? Beh, indubbiamente da allora ad oggi sono cambiate tante cose. Abbiamo fatto 2 acquisizioni, QCOM nel 2020, un'azienda che fatturava circa 11 milioni di euro con 4.300 clienti principalmente in Lombardia. Clienti, non aveva rete proprietaria, però aveva una redditività di suo relativamente, anzi direi bassa, con EBITDA all'epoca nel 19 del 7-8%, ottimizzando i costi tipici dell'azienda, perché abbiamo concentrato determinate attività in Intred, spostando i clienti dalla rete di altri operatori, principalmente Telecom, sulla nostra rete. Abbiamo ottenuto un miglioramento della marginalità veramente molto importante. Tant'è che Una acquisizione da manuale.
assolutamente. Tant'è che già nel 2020 l'EBITDA era passato dal 7,8 al 27-28% e nel giro di 2 o 3 anni si è allineato all'EBITDA tipico di Inter, che è oltre abbondantemente il 40%. Quest'anno abbiamo fatto un'altra piccola acquisizione, ovviamente questo è un'opportunità, diciamo, una strada per crescere a cui noi guardiamo con molta attenzione. Ci sono alcune opportunità in giro e abbiamo adesso anche una certa esperienza nel fare questo tipo di attività, e quindi questo è un canale, un'opportunità di crescita molto importante. L'altro elemento che ci ha fatto crescere molto in questi 2 anni è stato la parte pubblica, dei clienti della pubblica amministrazione. In particolare abbiamo vinto 2 importanti bandi pubblici, tra l'altro in competizione con i principali operatori italiani, perché abbiamo vinto in competizione con Telecom Italia, Fastweb, Wind e Vodafone, e abbiamo vinto una gara d'appalto che per collegare ad internet con connessioni in fibra ottica a 1 gigabit tutte le scuole pubbliche della Lombardia, quindi 5.200 scuole che sono ovviamente distribuite in modo capillare su tutto il territorio lombardo, e di fatto la nostra rete, quello che i 13.000 chilometri che ho menzionato prima, sono necessari per raggiungere tutti i comuni della Lombardia dove c'è almeno una scuola materna, elementare, media o superiore. Questo è di suo era già un deal molto importante, perché è un deal che vale circa 60 milioni di euro per attivare queste scuole e poi garantire il servizio per 5, 6 anni, 7 anni, dipende dalla tipologia di scuole e se è primo contratto o secondo contratto. Quindi è stato per noi un'opportunità di crescita molto importante, perché con un ritorno all'investimento certo abbiamo potuto espandere la nostra rete sul territorio della nostra regione, che è comunque la regione più importante d'Italia, con 10 milioni di abitanti, quasi 1/3 delle aziende italiane sul territorio, e quindi con un'opportunità molto importante, perché dopo aver costruito la rete per la pubblica amministrazione e per le scuole, ovviamente ora stiamo usando questa rete per collegare le aziende, i privati e la pubblica amministrazione locale. Questo è un po' quindi un'espansione della rete che ha portato dei vantaggi indiretti molto importanti. Molto molto importanti, che ci sta permettendo di crescere nei vari settori che ho citato, oltre che il settore wholesale, tant'è che stiamo vendendo i nostri servizi e le nostre linee in fibra ottica a clienti e operatori molto importanti, nazionali e locali, regionali, perché tante volte questi nostri clienti e competitor non hanno rete in tanti comuni dove noi siamo invece presenti adesso in Lombardia. Perché Intraid vince? Beh, direi, io credo che gli ingredienti siano principalmente 2, aggiungendo poi ovviamente la qualità della squadra che ho menzionato prima, quindi una società che è snella, ma è comunque abbastanza strutturata, perché si è dotata di procedure, di sedi, di mezzi, di uomini esperti, quindi una società che ha una sua struttura solida, ma è ancora una società flessibile, che riesce quindi a rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti
e ha a sua disposizione una macchina molto potente che è la rete, perché tante volte siamo i primi a arrivare in certe zone industriali, in determinati comuni, siamo in grado di sostenere in modo agevole anche una riduzione del prezzo di vendita, perché in questi ultimi anni, ovviamente con lo sviluppo della rete, a parte diciamo l'utenza sull'utenza residenziale che ormai che sulla quale ormai si è raggiunto il floor, perché tutti ormai si posizionano attorno tra i 20, 25, 30 euro mensili, e lì difficilmente si può scendere, ma quello anche lì noi riusciamo comunque ad avere delle marginalità interessanti. E lì a questo livello ci siamo ormai da qualche anno. Ma anche sul business la riduzione dei prezzi è costante, perché a parità di condizioni, ma lo è stato anche nel settore dei computer, per esempio, no? Nel 2000 io compravo un computer, lo pagavo 500-600 euro e avevo determinate performance. Oggi continuo a pagare 500-600 euro o 1000 euro, però le performance sono aumentate molto. Ecco, la storia è più o meno la stessa, stiamo mantenendo dove riusciamo a mantenere i prezzi perché diamo molto di più, oppure si va a migliorare. Ma noi riusciamo lo stesso a marginare di più, perché aumentando il numero dei clienti, la densità aumenta, e quindi quando i primi clienti per attivarli dovevamo fare investimenti molto importanti, perché l'estensione dei cavi da posare era molto lunga. Ora, attivando il vicino del vicino e il vicino del vicino del vicino, ovviamente i costi di allaccio diminuiscono progressivamente, e avendo già una parte di investimento ammortizzato, abbiamo la possibilità di approcciare clienti che hanno un livello di una capacità di spesa più bassa, e pur mantenendo una marginalità interessante. È un network effect Esatto, classico. esatto. Tu mi hai fatto vedere anche la tua mappa. Quando sono venuto da te, ce l'hai proprio sul computer, una mappa di tutto il network E su che questo servi. andare a vedere, ovviamente se andiamo a vedere, a analizzare il network, poi facendo degli zoom sui territori, nell'area ovviamente est della Lombardia, dove siamo partiti, abbiamo delle concentrazioni molto, molto forti, sempre più capillari, dove, perché la densità è sempre maggiore. Se ci spostiamo nell'area ovest della Lombardia, dove siamo arrivati da non molto grazie ai bandi scuola, noi lì vediamo una densità molto più bassa, ma che sta migliorando progressivamente, perché nel tempo ovviamente abbiamo fatto investimenti sulla rete, dopo bando scuole, stiamo facendo degli investimenti in promozione delle vendite, perché abbiamo avviato un'attività di marketing molto importante, abbiamo preso un testimonial che è riconosciuto sul territorio nazionale, che è Andrea Pirlo, che è stato un campione del mondo, una persona con un'immagine pulita, che ci sta aiutando a promuovere il nostro servizio sul territorio. Per connettersi al domani ci vuole una certa fibra. Per questo scelgo Intred. Intred è la fibra che ti apre un mondo, che fa scuola e che manda in rete il tuo business, connettendoti alla massima velocità alle tue passioni e ai tuoi nuovi obiettivi. Passa Intred. Fibra da 24,95 € al mese. Intred, connessi sempre. E negli ultimi 2 anni abbiamo anche assunto dei commerciali, soprattutto in queste zone. Parliamo dell'area di Milano, Como, Varese, la Valtellina, il Pavese, cioè aree, province della Lombardia, dove avevamo una presenza molto limitata. Ecco.
tutti questi passi, uno dietro l'altro, ci stanno portando risultati, e noi ci aspettiamo che costantemente nei prossimi anni ci consentano di ottenere risultati continui, e soprattutto in queste nuove aree dove ora abbiamo la rete, abbiamo i commerciali, il brand è conosciuto, ma e dobbiamo aumentare il numero dei clienti. Quindi nei prossimi anni business as usual. Continuiamo a Assolutamente sì. crescere, a sviluppare la rete e a... E aggiungerei anche il nuovo tassello che abbiamo deciso di inserire nel nostro progetto, nel nostro business plan, che è il data center. Fino ad Ecco. oggi Intred è stato un'azienda che ha trasportato i dati, li porta da un punto, da vari punti della Lombardia verso il mondo, o dal mondo verso la Lombardia, verso i propri clienti. Quindi abbiamo fatto prevalentemente un'attività di trasporto, approcciando clienti sempre più importanti, perché ora, grazie alle caratteristiche che ti ho appena raccontato, siamo un'azienda che è in grado di approcciare aziende di una certa dimensione. In passato, per la dimensione, per la struttura, per la governance, potevamo approcciare le piccole e medie imprese, avevamo difficoltà a approcciare le aziende più grandi. Oggi le aziende più grandi, che in un contesto di mercato molto particolare, magari di cui parliamo dopo, non si sentono seguite come si deve dai grandi, e cercano un'alternativa in un'azienda magari un po' più snella, un po' più flessibile, come ti raccontavo prima. E Intred sicuramente rappresenta questo tipo di azienda. Approcciando però questo tipo di clienti, riceviamo sempre di più anche delle richieste di non solo di trasportare questi dati, ma di stoccarli. Vogliono dei data center di qualità, posizionati non troppo lontani dalle loro strutture, perché come sai, più il data center è lontano e più e c'è una latenza, e determinate applicazioni non possono funzionare correttamente, e quindi è importante avere i data center a una certa distanza, ma non troppo distanti. Ecco che questa richiesta, che è continua da parte dei nostri clienti, ci ha spinto a fare questo ulteriore passo, e quindi di pianificare questo investimento che faremo nei prossimi anni per costruire questo data center, in primis per rispondere alle esigenze dei clienti, ma anche approcciare nuovi mercati specifici di questo settore. Ecco, quindi la nostra mission cambia un po': da trasportatori diventiamo È un nuovo trasportatori. business, è un nuovo business con rendimenti sugli investimenti simili o anche superiori, forse. Molto interessanti, però anche dal punto di vista delle competenze non partiamo da zero, perché noi, Appunto. pur non avendo un fatturato rilevante, perché abbiamo un 3-4% di fatturato che oggi arriva da data center, noi abbiamo 2 piccoli data center di proprietà, abbiamo degli spazi nell'area milanese, in alcuni data center, in quasi tutti i principali data center lombardi, per distribuire un po' i nostri server sul territorio. Però ecco, partiamo con un'esperienza. Ovviamente qui la scala è più grande, dovremmo investire in infrastrutture, crescere anche come persone, come team, però insomma non facciamo un salto nel buio in qualcosa che non conosciamo, ma abbiamo appunto pianificato questo progetto che ci aspettiamo nei prossimi anni possa dare dei risultati. È chiaro che i tempi sono abbastanza lunghi, perché l'effetto sul fatturato lo cominceremo ad avere a partire dal 27 in poi, ecco, perché ora abbiamo fatto un accordo preliminare per l'acquisto di un terreno nella città di Brescia,
è un terreno da circa 28 mila metri quadri su cui abbiamo la possibilità di costruire circa 10.000 metri di superficie coperta. E questo tra qualche anno potrebbe essere una parte rilevante del tuo business. Sicuramente noi lo auspichiamo, ci crediamo molto. Oltretutto c'è una forte concentrazione di data center nell'area della provincia di Milano, ma fuori dalla provincia di Milano in questo momento non c'è un data center degno di questo nome, e noi crediamo che nella Lombardia orientale un data center di livello sia assolutamente necessario e utile per garantire anche un servizio di prossimità importante che garantisca delle latenze dei servizi di un certo di livello elevato. Un business che non è affatto un riflesso nelle aspettative nella società, perché ovviamente adesso, come dicevamo, la società vale la metà di quello che valeva qualche anno fa, con con ricavi che erano la metà e business che ora esisteranno tra poco, che prima non c'erano. Sì, esatto. Questo Vabbè, va bene, vedremo. L'importante è che ci sia un mercato, perché il mercato delle cosiddette small cap, anche se in trade è una large small cap. Adesso, oggi si stima che solo una piccola parte di dati, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia in cloud o sia presso data center. Oggi come oggi la gran parte dei dati è ancora nelle aziende, con i rischi annessi e connessi, cioè di mancanza di ridondanza, mancanza di opportunità di disaster recovery, ma questa è una consapevolezza che sta crescendo. Quindi una volta tutti i dati erano nella testa dell'imprenditore o su carte o faldoni. Oggi la gran parte del patrimonio tecnologico o comunque di competenza solo anche per emettere le fatture è ormai su sistemi informativi, ma bisogna metterli in sicurezza e non è che si possono tenere in azienda su degli hard disk esatto. in un cassetto della scrivania, insomma, ecco, non è sicuramente una risposta adeguata alle necessità dell'azienda stessa. Certo. Senti Daniele, parlami un po' di te, cosa ti guida, quando ti svegli al mattino? Beh, sicuramente una grande passione, il piacere di costruire, di crescere, di anche dare soddisfazione a tutti gli stakeholder dell'azienda, dagli azionisti ai dipendenti, alle loro famiglie. Per un imprenditore è un vedere questo è motivo di grande soddisfazione. Ecco. Quindi per me è molto importante e indubbiamente negli ultimi anni, come sai, ho fatto anche crescere un gruppo di manager molto motivato, molto capace. Sai che abbiamo un direttore generale giovane che è cresciuto in recentemente azienda, incontrato, che è in azienda da 25 anni, che vuole ottenere risultati, che ha una leadership riconosciuta all'interno del gruppo e quindi questo mi dà ulteriore gioia e stimolo a crescere, perché sicuramente mi occupo un po' meno della quotidianità,
dell'operatività, ma con tutto il top management dell'azienda lavoriamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità di crescita, sempre attenti ai risultati, alle prospettive, al mercato, e quindi questo io credo sia anche per i nostri stakeholder un valore importante da tenere in considerazione. Scusa, torno sulle opportunità, torno sul business. Ci sono secondo te opportunità di M&A nei prossimi anni o Ma non io vedi direi ancora? di sì, non mi posso sbilanciare più di tanto perché Certo, però però stai guardando. ci sono delle opportunità interessanti, noi ci stiamo guardando, principalmente stiamo guardando ovviamente in Lombardia perché è lì che abbiamo la rete, adesso dobbiamo riempirla di clienti e il primo target è questo. Però anche qualcosina magari nelle aree adiacenti c'è qualcosa di interessante. Vediamo se già nel 25 riusciamo a concretizzare qualcosa. Mi piaceva dire qualcosa Sì, sul mercato, sì. Massimo, perché siamo in una fase del mercato veramente molto particolare e un'azienda strutturata e flessibile come Intred può dare veramente tanto. Oggi siamo appena dopo la separazione, in un momento particolare, appena dopo la separazione della rete da parte di Telecom Italia. È un cambio epocale che io credo per certi aspetti indebolisce un po' l'incumbent, perché prima poteva contare su uno strumento molto molto importante che è la rete, la governava, la decideva in autonomia. Oggi se Telecom Italia deve attivare un cliente, deve utilizzare FiberCop piuttosto che in futuro magari altri operatori, se quindi utilizza un soggetto che le fa pagare un canone mensile per utilizzare un servizio. Quindi si deve attenere a determinati prezzi di mercato e sicuramente non ha migliorato la flessibilità che può avere. Abbiamo due altre situazioni sicuramente molto interessanti, e cioè in prospettiva la fusione tra Fastweb e Vodafone Italia, che sono gli altri due principali concorrenti. Ovviamente sono operazioni che richiedono tempo, che richiedono anche, che fanno pagare uno scotto in genere abbastanza importante, e quindi crediamo che questi tre operatori, che erano i principali attori sul mercato, in questo momento per i prossimi 2 o 3 anni sicuramente si trovano in una situazione, non dico di debolezza, però sicuramente saranno ancora meno flessibili di quello che erano prima, e quindi noi stiamo vedendo in alcuni clienti anche di una certa dimensione una certa insofferenza, una certa sfiducia nei confronti dei grandi, e sono alla ricerca di operatori un po' più piccoli, un po' più flessibili, ma comunque strutturati. E questa è proprio la fotografia di Impred. La storia e le vicissitudini di Telecom Italia meriterebbero un'enciclopedia. Sicuramente sì. E non in un minuto, se tu fossi l'amministratore delegato di Telecom Italia, cosa faresti? Domanda impossibile. Ma è domanda impossibile, però io lo scorso anno, anzi no, questa primavera, a un evento ho assistito a una intervista a Roma di Pietro Labriola, che è la di Telecom Italia,
al quale veniva chiesto: ma perché vendete la rete? E lui rispose che vendeva la rete a malincuore, perché la rete è un asset molto importante che può essere, e quindi uno strumento formidabile per approcciare il mercato, ma ha dichiarato in quell'occasione di essere costretto a fare questo passo perché si trova ad avere un debito che gli genera 1,5 miliardi di costi di interesse all'anno, e di conseguenza in queste condizioni un'azienda come Telecom non è in grado di fare investimenti. E in un mondo in cui gli investimenti, in una fase storica in cui gli investimenti sono fondamentali, Telecom Italia non può sostenere questa situazione, e quindi lui si vedeva a malincuore nella condizione di vendere la rete. Noi non siamo in questa condizione, noi la rete ce l'abbiamo, abbiamo questo formidabile strumento, abbiamo un'azienda, un team in grado di sfruttare questo strumento nel migliore dei modi. Quindi io mi metto nei panni dell'amministratore delegato di Internet e devo dire che sono molto contento. Sono panni molto più comodi. Esatto, assolutamente sì. Senti, grazie della conversazione, è stato tutto molto, molto interessante. Chiudo con una domanda che faccio a tutti. Dimmi una persona o una realtà o anche delle idee da cui trai ispirazione. Guarda, non c'è una figura ben precisa, un personaggio particolare che mi ispira. Mi ispirano gli imprenditori del nostro territorio, gli imprenditori lombardi che hanno i piedi ben piantati per terra, ma guardano verso il futuro e hanno una grande volontà, una voglia di crescere, trovando ogni giorno nuove idee e sempre pronti a reagire anche alle difficoltà grazie a questa forza, a questa voglia di emergere, di crescere, che è proprio tipica del nostro territorio. Che è una forza e una imprenditorialità che dovrebbe essere molto meglio sostenuta dal mercato azionario, dove arrivano Certo. IPO come la tua di successo, ma molte poi vengono lasciate in un mare di illiquidità, senza un sostegno di investitori di lungo periodo, con la conseguenza che prima o poi fanno la valigia e vanno via, prese da un fondo di private equity a valori superiori al prezzo di mercato, ma inferiori alla loro valutazione intrinseca, o anche gli imprenditori stessi che dicono che ci sono a fare qui, se la liquidità se il titolo resta lì senza nessun interesse, nessun investitore, bastano 10.000 azioni in vendita e il titolo crolla. Purtroppo la situazione è questa. Ci sono delle iniziative, come sai, in corso per dare una mano al mercato EGM, però insomma c'è molto molto da fare. Noi cerchiamo anche, ho scritto degli articoli su LinkedIn, anche questa iniziativa è volta a questo obiettivo. Speriamo che il nostro contributo serva a qualcosa. Va bene. Senti, grazie ancora. Chiudo con due punti, due osservazioni. La prima è che abbiamo fatto una chiacchierata, una amabile conversazione con Daniele Peli, amministratore delegato di Intred. Nulla di tutto quello che ci siamo detti deve essere interpretato come un consiglio di investimento. Chi ha ascoltato faccia i suoi calcoli, tragga le sue conclusioni e prenda le sue decisioni. La seconda osservazione è che il canale
Made in Italy CEOs, che è appena partito, ha bisogno del vostro sostegno, per cui la preghiera è quella di sottoscrivere il canale e contribuire alla sua diffusione. Grazie. Grazie a te Massimo, è stato un piacere, buona giornata.